buonasera. In questo semplice video vi mostrerò come potete sostituire il cilindretto freno della ruota posteriore del vostro maggiolino. In questo caso questo è un maggiolino 6 volts del 64. Ok, per fare questa operazione avremo bisogno di una chiave di 36 con leva, una torcia gas come questa, una chiave da 13, una da 11, una da 8, una pinza, uno sbloccante, del pulitore per freni ed una chiave dinamometrica che ora non vi mostro. Ok, la prima operazione: con la pinza andate a rimuovere la coppiglia. Numero 2, con la torcia gas, facendo molta attenzione, andremo a riscaldare il dado del mozzo. Questa operazione per circa 5 minuti. Dopodiché, con il dado abbastanza caldo, con la nostra chiave da 36, ovviamente aiutatevi con una prolunga fatta da un tubo in ferro anche abbastanza lungo, anche di un paio di metri, andremo a svitare il dado del mozzo. Ovviamente in questo caso, per facilitare il video, il dado è già allentato e svitato. Vi garantisco, questa è l'operazione un po' più complessa, nel senso che se ci troviamo a svitare il mozzo di un'auto magari ferma da 10, 15, 20 anni, l'operazione impegnativa ci può volere un po' di tempo. Ok, abbiamo rimosso il dado, andiamo a sfilare il mozzo. Aiutiamoci anche con dello sbloccante quando andiamo ad agire sul dado prima di iniziare il distacco. Ok, ecco l'interno del nostro mozzo. Ok, abbiamo tolto il mozzo, ora andiamo a spruzzare dello sbloccante su queste 3 viti che sto inquadrando. Questa l'andremo a rimuovere con una chiave da 8. Sulle auto moderne serve una chiave da 7. Questa è la vite dello spurgo dei freni. Questa da sotto con una chiave da 11. L'ultima, che è la vite che tiene fermo il cilindretto, con una chiave da 13. Ok, ho allentato la vite, la vado a rimuovere. In questo modo mi è più agevole andare ad agire su questa con una chiave da 11. Ok, abbiamo rimosso le 3 vite che vi ho mostrato prima. Se dovesse iniziare ad uscire del liquido dei freni, con una pinza a scatto andremo a bloccare il flessibile in gomma del tubo dei freni. Ok, ora con una pinza andiamo a togliere le molle. Prima la molla superiore, poi quella inferiore. Ok, una volta tolte le molle dovremo agire su questi 2 ferri, sinistro e destro. Lo spingiamo con una pinza, facendolo ruotare a sinistra, e estraiamo molla e fermo. Ok, ora andiamo a rimuovere i ceppi. In questo modo.
sinistro e destro. Vengono via anche i registri. Ok, ora possiamo estrarre il cilindretto vecchio. Prendiamo un pulitore per freni e diamo una pulita al muzzo e alle componenti, le ganasce dei freni. Ok, possiamo passare ora ad applicare il nuovo cilindretto. Questo cilindretto ha un diametro dei pistoncini che spingono le ganasce di 19,05 mm. È un ricambio idoneo ovviamente per la ganascia posteriore per i freni posteriori del maggiolino fino al 64. Successivamente dal 67 in poi verranno usati dei nuovi cilindretti che hanno dei pistoncini più piccoli, cioè di 17 mm. Per applicarlo con una chiave da 7 smontiamo la vite di spurgo, le andremo a rimettere dopo e andiamo a inserirlo nella sua sede. La prima vite che andremo a montare sarà quella diciamo della tubazione dei freni. Ok, andiamo a fissare prima la vite dei freni, questa, e poi successivamente il dato da 13 che blocca il cilindretto. Proviamo a fissarlo prima con le mani finché ce la facciamo e poi procediamo con la chiave. Ok, fissiamo prima il perno da 13 e poi con una chiave da 11 andiamo a serrare il tubo della benzina. Successivamente andremo ad inserire la vite di spurgo senza serrare, perché questa ci serve per fare lo spurgo dei freni alla fine. Ok, procediamo con il restaurare il tutto. Partiamo dai registri, li ho puliti con la benzina, quindi andrò ad applicare sulla filettatura degli stessi un po' d'olio e un po' di grasso e li rimetterò in posizione. Li avvito completamente. Ok, i registri sono in posizione. Ok, andiamo ad inserire i due fermi, il primo ed il secondo. Ok, questa è la ganascia sul quale agisce il freno a mano. Questo è l'incavo dove va inserito il freno a mano. Successivamente passa su questo foro e va ad infilarsi uno sul cilindretto e un altro sul registro. Possiamo quindi mettere molla e fermo di nuovo al suo posto.
Ok, controlliamo che il fermo sia stato installato correttamente. Ok, proseguiamo. Con l'estrazione della ganascia destra. Ok, abbiamo rimesso in posizione le ganasce, ora tocca alle molle. Operazione un po' complicata. Ok, la prima è andata. La seconda. Ok, abbiamo rimontato il tutto, diamo un occhio che tutto sia stato fatto nel modo corretto, che non ci siano parti male incastrate. Controlliamo anche le condizioni del paraolio del mozzo, non ci devono essere lacerazioni o perdite, quindi andiamo ad ingrassare questo ingranaggio e a rimontare il mozzo. Ok, abbiamo applicato il grasso sull'ingranaggio, la stessa cosa abbiamo fatto nell'ingranaggio del mozzo. Andiamo a chiudere il tutto. Ok, andiamo a inserire il dado del mozzo e con una chiave dinamometrica regolata su 35 kgrammetri andremo a serrare. In realtà questa operazione dobbiamo farla con la ruota attaccata al mozzo mentre poggia per terra, è l'unico modo per avere un serraggio fatto in modo corretto. Ok, possiamo provare anche a serrare il dado con il freno a mano tirato. La coppia di serraggio è sempre 35 kgrammetri. Il serraggio riesce anche se il mozzo tende a muoversi. L'ultima operazione che andremo a fare è quella di inserire la coppiglia nel suo posto, al suo posto. Ok, ultimo step sarà quello di andare a registrare l'apertura delle ganasce, quindi ci portiamo con questo foro in prossimità dei due registri. Ve li farò vedere. Questo è il registro della ganascia di sinistra, questo è il registro della ganascia di destra. Ok, ho applicato anche un piccolo promemoria per non confondermi, quindi andiamo ad agire sul registro di sinistra, dobbiamo avvitarlo tutto finché non si blocca il tamburo in questo modo, agendo verso il basso. Una volta che il tamburo sarà bloccato, torniamo indietro di 2 o 3 scatti a seconda di come il tamburo si muove una volta effettuata la registrazione. Se si muoverà con difficoltà oppure la ganascia tocca, allora la premo di più, altrimenti va bene anche di 2 scatti. L'importante è che la stessa regolazione la facciamo sia per la ruota destra che per la ruota sinistra. Ok, passiamo all'altro. Qui dobbiamo avvitarlo portandolo verso l'alto in questo modo.
Quando il tamburo si bloccherà, come è successo adesso, torniamo indietro di 2 o 3 scatti. Ok, facciamo la precisazione. Questo è il mozzo di un Maggiolino 6 volts con il cerchio a 5 bulloni. Su quest'auto i fori per la registrazione dell'apertura delle ganasce sono sul davanti, mentre sul Maggiolino più moderno, quello con 4 bulloni per ruota, i fori per la registrazione delle ganasce sono sul retro del piatto, a questa altezza grosso modo, il sinistro e il destro. Ok, come vi dicevo prima, questo è il piatto posteriore di un Maggiolino del 76 più moderno. Questi sono i 2 fori, i 2 tappi che vanno rimossi per la registrazione delle ganasce posteriori, in questo caso dal di dietro. Dopo la registrazione dell'apertura delle ganasce, terzo e ultimo step sarà quello di andare a fare lo spurgo dell'olio dei freni, agendo su questa vitina qui. Ok, abbiamo effettuato questa operazione questa sera, abbiamo sostituito i cilindretti destro e sinistro e effettuato la regolazione dell'apertura delle ganasce. Questo è un Maggiolino 6 volts, l'operazione è identica sia per la ruota destra che per la ruota sinistra, soprattutto anche per la registrazione dell'apertura delle ganasce. Proverò in seguito a fare un video dove vi mostrerò come registrare i freni sulla ruota anteriore. La sinistra e la destra, la procedura è grosso modo è la stessa, però si differenziano per il verso in cui dovranno essere mossi i registri. Se questo video è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un like, iscrivervi al canale, vi saluto e al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.